Roberta ha preso sua nipote mano e hanno attraversato la strada. Quale preposizione devi usare? Puoi scegliere tra a, dalla, per. La preposizione corretta è per. Roberta ha preso sua nipote per mano e hanno attraversato la strada. In italiano la costruzione è prendere per mano. Marco si è fatto un tatuaggio, braccio. Puoi scegliere tra queste preposizioni: sul, quindi sul braccio, nel, quindi nel braccio, in, quindi in braccio. La risposta corretta è sul. In questa frase devi usare la preposizione articolata sul. Teoricamente potresti dire anche un tatuaggio per braccio. Significa che ha fatto un tatuaggio sul braccio destro e un tatuaggio sul braccio sinistro. Quindi se hai risposto per, comunque segnati 2 punti. Sicuramente non puoi dire un tatuaggio nel braccio e un tatuaggio in braccio, perché il tatuaggio è sulla superficie, non è dentro il braccio. Cristina ha appoggiato il libro tavolo. Puoi scegliere tra sullo, sul, su. La risposta giusta è sul. Cristina ha appoggiato il libro sul tavolo. In questo caso si trattava di scegliere la forma corretta della preposizione su. Perché diciamo sul tavolo e non sullo tavolo? Perché col sostantivo tavolo si usa l'articolo il. Si dice il tavolo, non lo tavolo. Di conseguenza dobbiamo usare la preposizione articolata sul. La nonna ha preso la nipote braccio. Puoi scegliere tra al, in, per. In questa frase bisogna usare la preposizione in. In italiano si dice prendere qualcuno in braccio. Quindi ci sono 2 espressioni: prendere per mano e prendere in braccio. Prendere in braccio significa sollevare e tenere così. Vabbè, non proprio così, comunque avete capito il concetto. Questo telefono è più costoso? Altro. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra di, del. La risposta giusta è del con 2 L e l'apostrofo. Dipende dalla parola altro. Altro inizia con una vocale, quindi non posso dire del altro, devo dire dell'altro. Perché? Perché comunque con altro usiamo l'articolo L apostrofo, l'altro. Non usiamo l'articolo il. In italiano non si dice il altro, si dice l'altro. Di conseguenza dobbiamo usare la preposizione del. Mi è venuto mal testa. Puoi scegliere tra queste preposizioni: di,
dal, della. La risposta giusta è di. Mi è venuto mal di testa. Mal di testa è un'unità lessicale, quindi questo gruppo di parole andrebbe imparato così com'è, mal di testa. È come se fosse un'unica parola, diciamo. E in italiano si dice mal di testa e non mal da testa, oppure mal dalla testa, oppure mal della testa. Ieri sono andato, Laura. Qual è la preposizione mancante? Puoi scegliere tra a, da, su. La risposta giusta è da. In questa frase bisogna usare la preposizione da. Ieri sono andato da Laura. Se avevi risposto con, quindi ieri sono andato con Laura, ok, è una risposta accettabile. Quindi comunque prendi 2 punti. Sicuramente non puoi dire sono andato a Laura e non puoi dire sono andato su Laura. Ho firmato una penna blu. Puoi scegliere tra queste preposizioni con, per, in. La preposizione corretta è con. Ho firmato con una penna blu. Per indicare lo strumento in italiano si usa con. Esiste anche una variante colore rosso. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra da, con, di. La risposta giusta è di. Per indicare il colore in italiano si può usare la preposizione di. Questo, diciamo, è un modo formale di esprimersi. Esiste anche una variante di colore rosso. Diciamo che normalmente nel parlato le persone dicono esiste anche una variante rossa, quindi di colore e poi dopo c'è il nome del colore. È una costruzione, diciamo, tecnica, formale. Elisa è una donna, carattere difficile. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra del, dal, per, il. La risposta giusta è dal. Elisa è una donna dal carattere difficile. Le altre 2 varianti non vanno bene. Se hai risposto con, non va bene. Se vuoi usare la preposizione con, devi dire con un carattere difficile. Quindi devi aggiungere anche l'articolo indeterminativo. Se hai risposto solo con, non va bene e prendi 0 punti. Per stirare si usa il ferro, stiro. Quale preposizione va in questa frase? Puoi scegliere tra di, da, per. Quindi ferro di stiro, ferro da stiro, ferro per stiro. La risposta giusta è da. Ferro da stiro. In questo caso la preposizione da viene usata con valore finale. Indica la destinazione, cioè il fine dell'oggetto.
In italiano si dice ferro da stiro. L'ombrellone è stato portato via vento. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra dal, sul, al. In questo caso bisogna usare la preposizione articolata dal. C'è una forma passiva e poi c'è quello che viene definito complemento di causa efficiente, che indica la causa di quello che è successo. In altre parole, la forma passiva è l'ombrellone è stato portato via dal vento, la forma attiva è il vento ha portato via l'ombrellone. Se avevi risposto con, quindi è stato portato via col vento, oppure con il vento, prendi un punto perché comunque la frase ok è accettabile, ma è leggermente strana. Potresti dire è volato via col vento, ok, in questo caso la frase sarebbe perfetta, ma è stato portato via col vento, c'è qualcosa di strano.